Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con alcune modifiche per quanto riguarda i nostri form e la creazione della funzione send SMS, in modo da poterla richiamare in ogni parte del nostro CMS e poter quindi inoltrare i messaggi di testo ai nostri utenti. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a creare un sistema di captcha e ne creeremo uno nostro, custom. In realtà sul web si reperiscono vari sistemi già definiti, ma oggi vediamo come crearne uno nostro, insomma, vediamo come poterlo customizzare. In realtà non è molto sicuro come sistema, però è giusto per avere una sicurezza in più nel nostro sistema. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor e dopo la nostra password, quindi prima del pulsante submit, inseriremo due nuovi tr. Quindi iniziamo col primo e nel td class campo gli scriviamo captcha e qua inseriremo un div dove verrà caricata la stringa che poi dovremo confermare. Il div lo identifichiamo, quindi sarà div captcha e visto che ci siamo gli diamo anche un colore di sfondo, quindi background color e scegliamo un giallino e poi gli diamo anche un width del 30%. Bene, poi definiamo un nuovo rigo come campo, gli diciamo verifica captcha e inseriamo una input type text name captcha id captcha size. Qua lo possiamo anche lasciare, ma tanto abbiamo modificato il file css, quindi andrà a dargli un valore in percentuale. E direi che ci siamo, quindi salviamo, premiamo F5. Bene, qua ovviamente il colore di sfondo non ce lo sta visualizzando perché al momento il div non ha del testo al suo interno, quindi scriviamo per esempio del testo. Bene, quindi ce lo sta evidenziando. Qua magari il 30% è anche un po' troppo, vediamo magari di dargli un 20%. Sì, direi che va bene. Quindi cancelliamo il testo che abbiamo inserito al suo interno e quello che dobbiamo fare ora, al caricamento della pagina, definire una funzione in JavaScript che ci vada a creare una stringa di testo da inserire in questo contenitore div, quindi una stringa casuale. Quindi nell'intestazione del nostro file apriamo come sempre i tag script type text JavaScript, quindi aperto e chiuso, e gli diciamo window.onLoad, quindi al caricamento della pagina sarà uguale, quindi facciamo partire una funzione che farà quello racchiuso all'interno delle graffe e per prima cosa definiamo una variabile stringa che conterrà tutti i caratteri che vogliamo utilizzare per generare la nostra captcha. Quindi ci spostiamo in inserisci in registrazione e ci copiamo la nostra stringa, quella che abbiamo utilizzato anche per generare la password casuale. Bene, e dei caratteri speciali andiamo a cancellare la L di lira, se non sbaglio, perché genererà errore. Poi, come prima cosa, facciamo partire un ciclo for
che sarà attivo per i uguale 0, quindi for i uguale 0, i minore di 6, i più più, e ad ogni ciclo for andiamo a pescare casualmente una lettera della nostra stringa. Per fare questo in JavaScript definiamo la variabile random posizione, che sarà uguale, e utilizziamo la funzione mat.random e stampiamo a video il risultato con un alert, quindi alert random posizione. Tramite la funzione matRandom verrà generato casualmente un numero con la virgola da 0 a 1 ad ogni chiamata. Quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete qua ci dà 0,7, 0,70, 0,31, 0,61 e così via. Bene, ora questo risultato qua, se noi lo moltiplichiamo per 10, ovviamente otterremo i numeri, sempre con la virgola in questo caso, compresi tra 0 e 10. Vediamo un po', F5, quindi 2,4, 0,5, 5,1, 1,84, 2,14, 0,17 e così via. Perfetto. Ora quello che dobbiamo fare è andare a approssimare questa moltiplicazione al numero decimale o superiore o inferiore. Lo facciamo per esempio al numero inferiore con matfloor e al suo interno gli passiamo la nostra moltiplicazione. Quindi salviamo e in questo modo lui ci dovrebbe andare a ricavare quindi i numeri compresi tra 0 e 10. Premiamo F5, quindi 4, 0, 8, 0, 4, 6, 6, nuovamente 6, vabbè, sta funzionando. Quindi in questo modo andiamo a ricavare un numero decimale compreso tra 0 e 10. Ora se noi qua ci mettiamo stringa punto length, otterremo un numero casuale da 0 sino all'ultima occorrenza, in questo caso dovrebbe essere una sessantina di caratteri se non sbaglio. Quindi premiamo F5, quindi 2, 36, 61, 59 e così via. Perfetto, quindi in questo modo andiamo a ricavare casualmente una posizione all'interno della nostra stringa. Ora non ci resta che quindi estrapolare la lettera o comunque il carattere in base alla posizione casuale. Quindi innanzitutto al di fuori del ciclo for definiremo la variabile captcha uguale a una stringa vuota. Bene, e ad ogni ciclo for gli diremo che captcha più uguale, quindi concateniamo il suo valore e gli passiamo stringa punto substring e all'interno delle tonde, all'interno della funzione substring, dobbiamo passargli l'indice di partenza da cui iniziare a tagliare la nostra stringa e l'occorrenza finale del taglio. Quindi in questo caso sarà uguale a random pos più 1. Quindi sostanzialmente andiamo a ricavarci per esempio l'occorrenza della lettera M e gliela passiamo in ingresso come carattere iniziale e poi gli passeremo l'occorrenza della N e quindi poi verrà ovviamente estrapolata la lettera M. Perfetto. Quindi a video ora ci stampiamo captcha, quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete il sistema
ci stampa correttamente una stringa di 6 caratteri misti. Bene, ora che abbiamo recuperato correttamente la nostra stringa, dovremo ovviamente inserirla all'interno del div. Quindi definiremo var div captcha, che sarà uguale a document.get element by id, e qua ovviamente ci va l'identificativo del nostro div, e poi gli dovremo dire div captcha .inner html, quindi li concateniamo del testo e li passiamo alla nostra variabile captcha. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5 e qua non ce lo sta assegnando, controlliamo il nome che abbiamo dato, quindi div captcha, qua ci abbiamo scritto civ, vabbè, salviamo, ripremiamo F5 e come vedete ora al caricamento della pagina viene inserita correttamente la nostra stringa all'interno del contenitore div. Bene, ora vediamo di dare alcune modifiche grafiche alla nostra stringa in modo da renderla un attimino un po' più complessa da decifrare, e per poter fare questo innanzitutto non andremo a inserire il testo direttamente all'interno del div, ma creeremo un nuovo elemento, un tag p, quindi document.create element, e all'interno ci specifichiamo p, quindi il tag p, poi gli diciamo p.innerHTML e gli passiamo il testo. Bene, poi gli diciamo p.style.color uguale a red, quindi impostiamo il colore di testo rosso, poi gli diciamo p.style.opacity e glielo impostiamo dello 0.6. L'opacità può essere data da un minimo di 0 a un massimo di 1, dove 0 è completamente trasparente e 1 non ha nessuna trasparenza. Perfetto. Poi gli diciamo p.style.text decoration uguale a line stroke, quindi thr og, qua abbiamo messo una o in più. Bene, quindi con line stroke andiamo a barrare il testo al centro. Perfetto, e poi gli diamo al nostro tag p, quindi style.margin uguale a 0, quindi li togliamo i margini, e poi direi che ci siamo anche, poi magari lo rimodifichiamo. Ora quindi identifichiamo il div e poi al div gli diciamo append child p, quindi aggiungiamo il tag p all'interno del div. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete il testo ora è rosso barrato ed è stato aggiunto ovviamente il tag p all'interno del div. Bene, ora quello che vogliamo fare è al click del nostro submit richiamare una funzione che verifichi la stringa inserita all'interno del div con la stringa inserita nell'input da parte dell'utente, e qualora le due stringhe non corrispondano ci visualizzi un alert che ci dia ovviamente come messaggio che le due stringhe non corrispondono, ma non solo, ci blocchi il form, quindi non ci permetta di inoltrare la richiesta al file verifica login. Quindi per fare questo innanzitutto identificheremo il nostro form e lo chiamiamo form
login. Bene, e poi all'interno del nostro pulsante, all'on click, richiamiamo la funzione verifica login. Quindi sostanzialmente andremo a creare questa funzione in JavaScript e la definiamo subito dopo l'altra. Quindi function verifica login, che non prende in ingresso nulla. Ci recuperiamo il testo racchiuso all'interno del div e il testo della nostra input, quindi var div captcha sarà uguale a document.get element by id, quindi div captcha punto children all'indice 0, quindi il nostro tag p, punto inner html, quindi recuperiamo il testo racchiuso nel tag p. E allo stesso modo, quindi var input captcha, ci recuperiamo quello del nostro input, quindi document.get element by id, e qua invece ci va direttamente captcha punto value. Perfetto, ora ci stampiamo ad una le variabili appena definite, in modo da verificare di recuperare correttamente i valori. Quindi F5, perfetto, questa è quella del div, e allo stesso modo verifichiamo quella dell'input. Quindi F5, scriviamo del testo. Bene, li sta recuperando correttamente. Quindi dicevamo che una volta recuperati li diciamo if div captcha è diverso da input captcha, quindi se non c'è una corrispondenza tra le due stringhe, stampiamo un'alert a video e al suo interno gli scriviamo attenzione, le due stringhe captcha non corrispondono. Perfetto, e poi andiamo a modificare l'action del nostro form sostituendolo con un cancelletto in modo da inibire l'inoltro della richiesta. Quindi gli diciamo document.get element by id, e qua ovviamente ci va l'id del nostro form, quindi form login, sì? E poi gli diciamo .action, quindi gli sostituiamo il valore di action con un cancelletto. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, inoltriamo la nostra richiesta. A video ovviamente l'input col captcha l'abbiamo lasciato volutamente vuoto. L'alert ci dà l'errore, ma non solo, non abbiamo neanche ricevuto l'alert dalla pagina di verifica login, in quanto il form è stato inibito. Infatti qua c'è scritto cancelletto, quindi sostanzialmente è stato modificato l'action del nostro form e quindi è stata inibita la richiesta. Ora inseriamo il codice e lo inseriamo corretto, ovviamente. Inoltriamo nuovamente la richiesta e come vedete il codice in questo caso corrisponde, quindi il pulsante ha inoltrato effettivamente la richiesta e abbiamo anche ricevuto l'errore dalla pagina di verifica login. Bene, ora come ultima modifica andiamo un attimino a modificare il nostro captcha e lo rendiamo un attimino un po' più illeggibile. L'idea è di andare a capovolgerlo, quindi sostanzialmente le lettere rimarranno nella stessa posizione, quindi i caratteri,
però andiamo a capovolgerli, quindi a renderli un attimino meno comprensibili, e per fare questo gli diremo p.style.transform, quindi trasformiamo il testo, e tra gli apici gli diciamo rotate X, e tra le tonde gli diciamo 180 deg. Quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete ora ha capovolto il testo, non si legge tanto bene, quindi lo aumentiamo, quindi gli diciamo anche p.style .font size e glielo impostiamo di 30, quindi 30 pixel, in modo da vedersi un po' meglio. Oh, perfetto. E come vedete il testo è stato capovolto, quindi questa è una V, questo è un 7, il percento, poi c'è una H, sì, poi la O grande e la V grande. Quindi inoltriamo nuovamente la richiesta e come vedete sta funzionando correttamente. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida definiremo la sezione account personale.